Siamo in piazza Anglo, lì dietro c'è la presentazione, c'è un bordello allucinante, quindi ci spostiamo un attimino di là, se no non mi sentite. Quindi andiamo. Guardate che atmosfera, è un qualcosa di incredibile. Ma vi starete chiedendo, funziona come al Chiefs la gara o no? Assolutamente no, qui è esattamente come una gara su pista, proprio come il National che siete abituati a vedere, ma su strada. L'unica piccola differenza è che per permetterci di correre su strade pubbliche creiamo qualche disagio, ovviamente. Quindi volete sapere quanto tempo abbiamo per provare? Risposta sbagliata, non ce l'abbiamo. Si parte direttamente il sabato con 2 qualifiche, cioè domani, e successivamente con 2 gare la domenica. Non conosco la pista, devo entrare diretto in qualifica cercando di fare un tempo decente e subito dopo 2 gare una dietro all'altra la domenica. Di sicuro tutto questo non è per cuori deboli. Un'altra roba figa, qui non è come in Italia dove ci sono i ciclisti che odiano i motociclisti e poi gli automobilisti che vorrebbero tirare sotto i ciclisti. Cioè è bellissimo vedere come tu passi con la moto e quelli che sono lì con la Tesla e la loro casettina in campagna sono gasatissimi anche loro di vedere un evento del genere. Non è che cercano di buttarlo giù, rompere i gogli, ti lanciano i pomodori, cioè mente aperta. Gli olandesi su questo sono 10 volte avanti e difatti se voi accendete la radio c'è solo musica house, bo, 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 così continua, che l'ascoltano dalle 70enni fino ai 20enni. Numeri 1. Anti-alcol prima di partire perché non si sa mai, sto male. Qui è un po' il motociclismo di 35 anni fa. Magari qualcuno ieri ha fatto bagordi di quelli che non sono velocissimi e quindi è giusto controllare. Soprattutto un newcomer che deve mettersi la tutina gialla del paracarro. Sì, avete visto bene ragazzi, non è un sogno. Siamo nella mia prima gara di europeo su strada, per la precisione IRRC International Road Racing, in sella alla Superbike. Lasciate che vi spieghi. Dopo il primo round del National a Misano ci siamo accorti di un grosso problema. Non potevamo correre come nel Chiefs che avete visto qualche tempo fa con la V4S 1100 a causa del regolamento. Che si fa? Non c'era abbastanza tempo per allestire un V4R stock e quindi eccoci qui a portare in terra olandese una discreta quantità di ignoranza italica. Ho sognato questa gara tutto l'inverno e poterla fare in sella al mio bombardone giallo è un'emozione indescrivibile. Che figata! Ma dove andiamo? 2 giri dietro safety car adesso per i nuovi che non sanno la pista, per capire. Wow! E successivamente, dopo 2 giri, full gas! Ebbene sì, se vuoi iniziare nelle corse su strada devi passare dall'onta della pettorina gialla. Ma a parte questo, chi sono i pezzi da 90 contro i quali dovrò misurarmi? Iniziamo da Lukas Maurer, campione in carica dell'europeo IRRC, David Datzer, il tedesco matto, che ha conquistato il podio nell'ultima edizione di Macao, la gara più pericolosa al mondo, ancora di più dell'isola di Man. E infine Tish Peters, l'eroe locale che nel 2023 ha vinto tutte le gare qui a Anglo, davanti a Maurer. Insomma, entrare nel podio mi sembra impresa assai ardua, però ce la metteremo tutta. Sedetevi comodi perché sarà un'avventura incredibile. Loro primo turno, stanno capendo, secondo me tirano giù 2 secondi, però io ne ho nel taschino 3. Quando entri nel veloce, nel sinistra, nel destra è stretta.
difficoltà. No, sai il problema? Dici, vabbè, prima avevo un sacco di margine, entro 10 all'ora più forte, perché prima sono entrato che avevo 20 metri. Figa, entri 10 all'ora più forte, sono 10 all'ora più forte, e di botto ti ritrovi a essere tranquillo a, oddio, l'erba. Tipo, non so se hai visto quando ho toccato l'erba. Ragazzi, ma che follia è? Ci sono tutte delle contraddizioni, no? Sei a full gas con 3 moto aperte e mentre passavo all'inizio vedevo un qualcosa di strano nella casetta a destra, ma poi quando ho finito il turno l'ho vista. Tutta la famigliola lì a mezzo metro con la bambina in braccio sulla siepe con le cuffione che a ogni passaggio ti salutava. Qui è veramente il motociclismo di 30 anni fa, corso con superbike che fanno 310 all'ora. Non so assolutamente cosa aspettarmi. Il primo turno è già andato benissimo, siamo nelle prime 3-4 posizioni. Questo, lo sapete, è un europeo, quindi non so veramente cosa aspettarmi. Potrei fare merdesimo come podio, si spera, facciamo le dita. Poi ovviamente siamo col superbike che potrebbe sembrare una follia totale, ma la verità è che comunque è una moto più gestibile rispetto a una moto stradale. I controlli puoi andarci un attimino più a lavorarci di fino, come ben sapete, e in una situazione dove io non conosco niente, ho pochissimi turni per imparare e devo comunque fare qualcosa per essere lì davanti, avere una moto che mi aiuta ed è molto smooth e molto confident può solo che dare giovamento. Ovviamente servirebbe molto di più conoscere bene la pista, però magari così riusciamo un attimino a compensare. Cioè, per cercare di farvi capire, è come se vi prendessero, vi buttassero a Misano e vi dicono: in 2 turni tu devi andare al limite e poi fare la gara. Cioè, questa è la mia situazione con alberi, case e compagnia bella. Adesso abbiamo guardato un attimino il rapporto, 2 cavolatine. Dopo questo warm up conoscitivo insieme alla safety car, come avete visto, si ripartirà ancora con la safety car, si faranno qualche girettino per capire la situazione. Sempre giacchetta gialla per far capire che sono un mezzo paracaro per il momento. Non ho ancora molte parole, sinceramente. Andiamo in pista. La cosa folle che si capisce che qui hanno proprio una cultura diversa è che il sabato, cioè già dove ci sono le prove libere, quindi non gliene frega un cazzo a nessuno, tribune piene. È una roba, cioè un'atmosfera che veramente mi sta già piacendo troppo. A spinta? Sono un coglione, non c'è altro da dire. Cioè, primo giro, come fai a cadere al primo giro? Come fai? Purtroppo la prima curva è veramente infida perché hai insieme in testa 1 miliardo di informazioni che ovviamente è la prima volta che sei qua dentro, stai cercando di farti entrare nella capoccia e non so perché mi sono incantato. Cioè, invece che andare più sul freno per inserire la moto, l'ho lasciata correre troppo. Infatti sentite le marce come ci ho messo tanto a metterle dentro. Pem, pem. Poi quando mi sono un attimo risvegliato, ecco, ghiaia. Però guardando bene un attimino in giro sembrano delle cavolatine. Il semimanubrio destro leggermente chiuso e la letta che è andata. Ma in ogni caso adesso è fondamentale rialzarsi, riaccendere la moto e fare qualche giro per mettere insieme dei chilometri. Perché per me fermarmi adesso buttando via tutto il turno sarebbe un disastro. Ecco, rientrare in pista, anzi scusate, in strada, non è come nelle piste classiche. Bisogna fare molta attenzione, bisogna aspettare di essere mega super sicuri che da dietro la curva non arrivi nessuno a 250 all'ora.
direi che a parte il semimanubrio leggermente storto, mi sto trovando bene. Sorpassi, controsorpassi, staccate al limite, ce l'ho proprio in mano. Mi piace tantissimo. Ecco il buon Peters, lui è l'eroe locale di cui vi parlavo a inizio video, è uno dei piloti più veloci, quindi stiamogli dietro e capiamo un attimino come andare forte dalle sue parti. Ma questo è matto in culo, cioè gomito a terra, spalla a terra, anzi nell'erba. Oh, qui i giardinieri olandesi me li immaginavo diversi. Oddio, che rischio. Ragazzi, meno male che ho detto con calma, cerchiamo di capire la pista. Purtroppo ci sono quelle situazioni imparabili come questa dove io ero bello tranquillo mettendo giù il ginocchio e la saponetta si è agganciata completamente a una zolla di terra all'interno. Potete vedere benissimo dalle immagini, dalla X4, come la gamba mi parte via di colpo e a quel punto devo rialzare e mi ritrovo a 180 all'ora nell'erba. Difatti, come avete visto, subito dopo mi sono dato una toccatina sul ginocchio per capire se avevo ancora la saponetta. Dainese numeri 1 perché era ancora lì. Quindi anche io ho dato il mio contributo nell'arare i prati olandesi. Ho pizzicato l'erba alta, mi ha fatto perno, mi si è aperto e sono andato nell'erba a destra a 180. Ho detto, forse me lo tengo le ginocchia dentro. Qua il ragazzo con la pettorina gialla, rookie newcomer, si è messo in testa di fare un pazzariello. E il problema è che questo turno l'abbiamo fatto un po' troppo, perché a parte il crash che è stato ridicolo, prima o poi dovevo appoggiarla, ok? Almeno l'ho appoggiata qua proprio soft. Il problema è che mi è esploso l'airbag e non è bella cosa, che ho solo questa tuta e poi mannaggia, cioè ti sembra di non rischiare, ma non conoscendo ogni centimetro dell'asfalto, avendo pochissimi turni, è inevitabile che un pochino rischi. Però andiamo alle cose positive. P2, non siamo lontani, siamo 8 decimi e non ho fatto un giro pulito, anche perché mi sono schiantato come un piccio subito. Poi a un certo punto la ghiaia non è come la ghiaia di Vallelunga o le piste italiane, cioè qui è tipo le dune del deserto a Dubai. Riprendo la moto, riparto, P2, poi stavo facendo un giro folle, era secondo me già quasi vicino alla P1 e mi si è agganciato, vedete qua, 180 all'ora nell'erba, non lo consiglio a nessuno, ma anche lì è andata bene. Adesso come vedete stanno mettendo un attimino a posto la moto, che abbiamo rotto solo la letta, niente di grave, 450 euro di letta in carbonio, però che dobbiamo fare così. E poi siamo pronti per la qualifica, la più importante, quella dove bisogna partire davanti, perché avete visto quanto è stretta, quanto è difficile e quanto è facile far cagate. Partire dietro a uno vorrebbe dire forse anche non riuscire più a passarlo, quindi far la pole forse è un po' cioè devo rischiare veramente tanto per farla. E un'altra roba folle è che siamo al momento un secondo dal miglior tempo di sempre qua dentro, e il ragazzo che ha fatto la P1 è a 3 decimi dal miglior tempo di sempre. È una cosa folle pensare di essere qui nell'europeo già vicini. Sto capendo che questo è il mio, cioè è proprio la via di mezzo giusta per pelo sullo stomaco e tecnica, e oltretutto è fighissimo. Ok, adesso non si scherza più un cazzo.
abbiamo messo sull'SCX, pensavamo fosse un azzardo in mezzo a questi ragazzi delle road race, perché avevamo in mente che si andasse con gomme più dure. Invece lì davanti tutti quelli che si giocano la gara, il campionato, hanno messo tutti gomme molto morbide, cioè SCX. Non ho ancora in mano la pista, non mi sento ancora completamente a mio agio, però ragazzi, lo sapevamo, non c'è tanto tempo, l'SCX non dura 20 giri, quindi se voglio provare a fare un qualcosa di incredibile e storico devo farlo bam, subito nei primi 3 giri. Quindi lì davanti c'è l'olandese, lasciamogli un pochino di spazio per non darci fastidio e poi full gas. No. Questo weekend sono più nei campi che sulla strada. Purtroppo è stato troppo forte. Sono arrivato giù veramente con troppa spinta alla prima staccatona e avendo molto più grip con l'SCX al posteriore sono arrivato appunto con più velocità e non sono riuscito a fermarmi. Purtroppo ho perso il punto di riferimento lì davanti, non ho altre occasioni. Adesso ci rilanciamo, riscaldiamo le gomme e poi giro decisivo. Adesso, come dicono in Formula 1, silenzio radio e sentite come urla questo V4R Superbike in mezzo alle campagne olandesi. Andiamo per il best lap. record, we won everything. Dylan saves us because he told to us the extra class. The warm-up of this morning, it was like, in Italian we say ciliegina sulla torta. It's like a cherry on the cake. Yeah. Okay. Say the guys who are watching today with this lap. He was officially the fastest man ever around this track. Ragazzi. 45.033. Congratulations. Now you have to do it tomorrow in the race. No. Then you have
fucking great job. You have to tell me, what will happen tomorrow? Yeah, I hope we can show a good fight. I hope not. Yeah, Tom. I come tomorrow with a new tire, and I think that 10 laps or 9 laps we have fun together. Oh. And the lap times and a new lap record for you or for me. This is a declaration of war. Now we went faster than ever, I think, because I broke the ever lap record. Yes. But do you think is for the weather, or this year we are going more fast than the last year? I think we can make a little bit faster lap times this year when the weather is not changing. When we have a good weather, I think we make the 44 or 45 flat. 35 flat. Not 10 laps or 9 laps, I think 2 or 3 laps, yeah. We'll see tomorrow. Cosa cazzo abbiamo combinato, ragazzi? A parte il giro nel giardino del tizio al primo giro, poi ho detto puttana, questo è il giro buono, strada libera, devo chiuderlo in questo giro qua. Qualche imperfezione, ma è venuto fuori una roba allucinante, e adesso siamo nel punto, secondo me, dove si fa il tempo, dove avete visto anche prima nei turni prima l'uscita lì a 180 all'ora, dove esattamente in questo punto tu dici metto il ginocchio a terra, ok, ma non pensi che le zolle si possono agganciare alla tuta e poi ecco esci fuori e lì sembra che vada ad aprire, invece va a chiudere e quindi è ancora più bastarda. Però non so se vi stanno arrivando in queste clip che state vedendo l'atmosfera che c'è qua, cioè è un qualcosa di incredibile. Avete visto Dazzi, che è il ragazzo con cui abbiamo parlato prima, l'anno scorso ha fatto secondo nell'europeo, veramente veloce, pensate che ha fatto la qualifica con l'SC0 e non con l'SCX, cosa che un bel mezzo secondo te lo dà, quindi sarà della partita domani, così come il ragazzo olandese, così come Maurer, il campione europeo. Sinceramente non posso chiedere di più. E parlando anche di gomme, voglio ringraziare caldamente Grip Moto, vi lascio il codice sconto qui sotto che state usando un sacco, quindi ve lo ripeto, che ci ha supportato pienamente per questa gara. Grazie per le gomme, diciamo che le abbiamo usate bene. E poi voglio farvi un'altra cosa, questo è il punto più veloce, come dicevamo prima, del tracciato. Arrivate da una serie di destra, 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 poi sinistra, con l'antro che vi dovete proprio fidare, e se vi fidate troppo vi faccio vedere cosa c'è dietro qua. La foresta e una staccionata, quindi qua non bisogna andare, anche perché si finisce a 180 all'ora qua dentro. Stamattina ero il newcomer rookie con la pettorina gialla, 8 ore dopo ho il mio nome impresso nell'albo d'oro per il record della pista. In ogni caso, fare un giro è relativamente facile, ma vincere una gara è un lavoro decisamente più difficile. Inoltre stasera, prima di andare a letto con i miei pensieri, Alessandro, giornalista di Motosprint, ha voluto aggiungere un pochino di ansietta a quella già presente. Che partenza di Peters! Devo ributtarmi dentro immediatamente. Bravo, bravo, che incrocio incredibile. Adesso giù in scia, non so se riuscirò ad arrivare ad affiancarlo in fondo al dritto, ma c'è un punto dove ne ho tanto di più rispetto a lui. L'ingresso della S, devo provarci, perché altrimenti più passano i giri e più è difficile passare. Che sorpasso, perfetto, cucito al cordolo
no, perché non c'è il cordo, cucito la linea bianca, destra, e adesso devo fare il mio passo. Mi sento ancora non a posto con la pista, non ancora completamente confident con quello che sto facendo, perché qui è follia, ma devo provarci. È troppo rischioso avere una persona attaccata al sedere qui dentro, quindi nei prossimi 4 giri non guarderò in faccia a nessuno, non guarderò la tabella, non guarderò i giri, darò tutto me stesso per andare via e da lì capiremo cosa fare. Adesso silenzio, pure sound, full gas e andiamo. Concentreren zich hier op de wedstrijd. We zijn ondertussen al heel Bene, non c'è tempo per respirare in gara come al solito, ma se vi piace questa esperienza incredibile vi chiedo di farmelo sapere qui sotto nei commenti, perché dobbiamo decidere l'anno prossimo cosa fare, se fare la Northwest, se correre tutto questo campionato IRRC che secondo me è incredibile. Quindi fatemelo sapere qui sotto, lasciate un like e soprattutto se non siete ancora iscritti al canale sapete già cosa fare. Tasto iscriviti, è gratis. Ragazzi, non è così facile come sembra, perché ho tirato come un pazzo in questi 3 giri. Infatti alla fine del terzo giro vedo scritto 1 secondo e 8 di vantaggio su Tige. Il problema è che ho fatto in questi giri il record ufficiale del circuito in gara. Nessuno è mai andato più forte di così in gara. Nonostante questo non si può stare tranquilli, perché siamo 32 moto in pista e gli ultimi 3-4 vanno molto più lenti, quindi sarà molto facile incontrarli negli ultimi giri di gara. E vi ricordate che rapporto ho io con i doppiati? Magari un errore, il doppiaggio. Benissimo, quindi prendiamo più margine possibile, continuiamo col nostro passo senza rischi. Ovviamente eccoci qui con i doppiati, bandiere blu, vi prego spostate, vi prego, vi scongiuro, dai, facile. Niente, manteniamo la mia tradizione di incomprensione con i doppiati. Uno bravissimo si è messo a lato, cioè si è fermato praticamente, ha anche esagerato. L'altro pensavo probabilmente che si riferissero a quello davanti e lui bello accelerato come se niente fosse. Vabbè, è andata bene, ho ancora ampio margine da quello dietro. Portiamo a casa questo capolavoro. Ragazzi, sarà l'adrenalina, prima non me ne accorgevo, ma in questo istante mi sto rendendo conto che non vedo più niente. Ho preso praticamente dei vagoni di insetti sul casco, adesso forse è il caso di tirare la strap e pulire un attimo. Oh, ok, adesso sono ritornato a vedere in 4K. Forza
Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Secondo. Voi pensate che sia finita qui? Manco per sogno, c'è gara 2, ragazzi miei, e ve l'ho lasciata in un secondo video perché follia. E voi dite sì, vabbè, lo dice perché? Bene, guardate cosa è successo durante la gara. Non aggiungo altro, ci vediamo in gara 2 tra pochissimo. E mi raccomando, come al solito, ricordatevi di iscrivervi. Gas, ci vediamo al prossimo video.